facciamo un piccolo cavalluccio marino, ok? Piccolo cavalluccio marino verde, chiaro, con i puntini di verde scuro. In questo momento sto tentando, perché sono ancora un apprendista, di fare un anemone. Un anemone è la casa del pesce pagliaccio, questa qui in particolare. Allora, ho iniziato quasi per sbaglio perché ho trovato un annuncio che una fornace cercava lavoro, abbiamo chiamato e mi hanno assunto come serventino per iniziare ad imparare, diciamo, il lavoro nel fare lampadari. Poi lì ho trovato un altro posto dove mi hanno offerto di fare sia lampadari che sculture, sempre nella fornace in grande, e poi purtroppo nel periodo della pandemia sono rimasto senza lavorare e allora ho deciso di aprire il negozio e passare nella produzione delle cose piccoline, dove c'è anche lo zio che mi aiuta e mi ha insegnato tutto il resto del piccolo. Io ho iniziato perché mio papà e mio zio hanno imparato dal loro nonno e io sto imparando a mia volta da mio papà e mio zio. È una tradizione familiare, la mia azienda è nata nel 60 e sto imparando da mio papà e mio zio, ecco. Mio papà, abbiamo sempre avuto la nostra fabbrica di famiglia, però mio nonno lavorava in un'altra fabbrica, sia da parte di madre che da parte di padre, quindi di conseguenza quando ero piccolo andavo a giocare in fornace e andavo a giocare con gli animali della fornace, c'erano le galline fuori e intanto vedevo mio nonno che intanto lavorava e intanto vedevo e rubavo mentre giocavo per la fabbrica, no? Dopo andavo da mio papà, giocavo anche da mio papà, ma vedevo anche lì. E poi è nato tutto per caso quando a 15 anni volevo i soldi per la mia prima barca e ho iniziato a fare queste pendenti che sono qua, dei mosaici, quindi le cose molto semplici. E da di là è stato sempre di più e adesso poter fare ciò che mi piace, quello che come vi dicevo mi ispira, adesso voglio fare i pesci pagliaccio, voglio fare gli anemoni, è anche libertà questa, è proprio libertà, vengo a lavoro ed è bello, è davvero bello. Non vale per tutti, c'è tanta gente che lo fa solo per i soldi, senza... Invece per me è proprio piacevole. Allora, a me è piaciuto da subito il vetro quando l'ho provato perché secondo me hai la possibilità di creare veramente un po' tutto quanto, cioè io mi diletto anche con il ferro, con il legno, con altri materiali, però il vetro è quello che ha un po' più difficoltà a parere mio perché invece di togliere e rimuovere materiale per creare qualcosa qua si va sempre ad aggiungere e già questa è non è una cosa molto semplice e ti dà la possibilità di soffiarlo, di lavorarlo massiccio, quindi di creare veramente centinaia e centinaia e di migliaia forse di prodotti diversi. Se poi aggiungiamo anche tutte le colorazioni che abbiamo disponibili ci possiamo divertire ancora di più, cioè l'ho preso più come divertimento io che come lavoro, diciamo. Dai una qua davanti Alberto così, vediamo che dico il sicuro.
Allora, Murano, siamo famosi per via di Venezia, è nato tutto a Venezia. 1000 e passa anni fa è nato tutto a Venezia. Praticamente serviva per il commercio il vetro, serviva per il commercio e per l'arte, tanto tempo fa. Per mantenere il segreto del vetro muranese, veneziano all'epoca, hanno spostato le fabbriche a Murano nel 1295. Dopo hanno mantenuto il segreto anche costringendo i maestri a vivere solo in isola a Murano. Perché quando a Venezia prendeva fuoco una fornace o comunque un'azienda dove lavoravano il vetro, avendo tutte le case vicine, rischiava di prendere fuoco metà isola ogni volta. E allora hanno spostato tutto nella isola vicino, che era Murano, e da lì è diventata l'isola totalmente del vetro, diciamo. Allora, normalmente il principale oggetto che riusiamo è la bacchetta di vetro, perché questa la usiamo sia per attaccarci, la usiamo per riattaccarci, poi abbiamo le varie pinze e forbici nel caso ci serva da tagliare oppure prendere il pezzo dove non sia possibile andarlo a collegare con una bacchetta alla fine. E per il resto graffite, questo è per i bonsai. Bonsai, le piante di casa, tutte cose molto semplici come si usava tanti anni fa. Sempre F3 dove li producono, loro partono sempre da una miscela base che è quella che sto usando adesso, il cristallo, il trasparente, questa qui, e poi vanno ad aggiungere alla miscela base ossidi di rame per il verde, cobalto per il blu, cadmio per il rosso, il giallo e l'arancione. Una volta veniva usato l'arsenico per il rosa e per il rubino e anche per gli smalti, ma adesso l'hanno tolto e non saprei dirvi esattamente con che minerale viene effettuata quella fusione lì. Però nasce tutto comunque da della sabbia, che se non sbaglio arriva dalla Francia, e quello è l'ingrediente principale per creare il vetro. Sono molto ispirato da, per esempio, quello che mi succede attorno io. Io colleziono Lego e li ho fatti. Io sono un amante delle piante, ho tante piante a casa e le ho fatte. È solamente una questione, non mi sono mai ispirato a qualcun altro, ma a quello che vedevo che era già presente in natura anche tante volte, oppure quello che la mia infanzia. Ho fatto le barchette di carta là in fondo perché mi ricordavano mia nonna. Qui a Murano purtroppo non siamo in tanti. In questa tecnica saremo un 10-15 ragazzi, penso più o meno sotto i 30 anni. Poi nella fornace non ne ho idea, penso che siano ancora meno lì. Purtroppo non si sa se manca la voglia di imparare, di perdere il tempo iniziale per apprendere, però è difficilissimo trovare giovani, anche perché nell'isola c'è richiesta di giovani che vengano a lavorare, però si faticano a trovare. Difatti molte fornaci hanno personale che viene dall'estero perché loro hanno piacere ad imparare e vengono volentieri a lavorare qui. È una tradizione che sta morendo. Purtroppo non c'è tanta gente disposta a fare fatica. Si preferisce lavorare con il turismo, magari qua a Venezia, o fare soldi più facilmente, ecco. Soldi facili. E allora qui a Murano c'è F3, è una fabbrica che loro si impiegano soltanto nella produzione del vetro grezzo, diciamo, quindi bacchette, varie scaglie, il cotisso, che è il termine che viene usato per i pezzi grandi di vetro che comprano le fornaci per poi rifonderli nei forni ed avere più quantità disponibile. Però proviene il 90% tutto da questa fabbrica qui. A Murano hanno aperto una scuola dove si può studiare la lavorazione del vetro. So che spiegano abbastanza bene, però la vera scuola si fa quando si lavorano 8 ore al giorno
su una fiamma o su un forno da qualche parte, quindi in quel caso lì è sempre meglio. Anche la scuola ti approccia dei maestri, vedrai comunque, però non è la stessa cosa secondo me di quando sei seguito da un maestro vetraio 8 ore al giorno e ti insegna letteralmente quello che lui ha imparato in tutti gli anni che ha lavorato, diciamo. Ovvero tu puoi imparare da tuo papà, da tuo nonno, da un altro maestro, ma la scuola non esiste, non esiste nessuna scuola perché ci vogliono in isola più di 20 anni per diventare maestri vetrai. Durante il coronavirus è stato un problema perché come tutti non si poteva lavorare, eravamo tutti però valeva per tutti, quindi è tanto inutile lamentarsi di questo. È stata una cosa brutta per tutti. Per fortuna io ho potuto fare molto apprendistato, perché io in quel periodo là, lavorando, avendo la fabbrica vicino a casa, l'ho sfruttato in questo modo qua, quel tempo lì. Poi c'è stato l'incremento del gas e come vedi questo va a gas, è stato un bel problema. Però io parlo per la mia esperienza, avendo vendita diretta al cliente finale, io me la sono cavata abbastanza bene, ecco, perché produco e vendo. Chi invece doveva produrre per vendere le altre botteghe, loro hanno risentito tanto. Diciamo che io ho sfruttato quel tempo per imparare. Allora, in questa tecnica fortunatamente non ci ha dato un troppo incremento il gas, è stato più il costo dell'ossigeno che ci ha dato un incremento del prezzo. Perché, faccio un esempio, noi una bombola di gas da 25 litri dura più o meno un mese, dura. L'impatto grosso con il gas l'hanno avuto purtroppo le fornaci, che loro sono costretti ad avere il forno aperto tutto quanto il giorno, 24 su 24, 7 giorni su 7. Noi invece qui fortunatamente quando spegniamo la fiamma il lavoro finisce, ma finiscono anche i costi. Ma secondo me le tecniche miglioreranno forse, ma non di troppo. Bisogna vedere la manualità di noi giovani, quanto lavoreremo e con che manualità arriveremo tra 20 anni, diciamo, perché purtroppo la maggior parte di chi lavora è già abbastanza anziano, diciamo, quindi tra 20 anni saremo veramente in pochi a lavorare ancora al vetro. Quindi lì bisognerà un attimo capire chi rimane, chi lo continua, però secondo me sulle tecniche rimaniamo abbastanza simili a una volta, perché tuttora anche noi usiamo le tecniche che ci tramandano e ogni persona va un po' a modificarle a seconda di come impara o cosa deve andare, diciamo, a produrre. Lo spero davvero, perché vuol dire che sto diventando qualcuno, perché un conto è farlo da giovane e continuare a fare oggetti molto semplici. Un conto è poi andare a creare oggetti più complessi e allora quando passa il tempo devi evolverti, no? Quindi vai a fare sempre cose più difficili. Spero un giorno di vedermi a fare ancora questo lavoro, ecco. Spero di avere questa fortuna, perché lavorare fare ciò che ami è una fortuna.